Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi... La terza la continuate voi nei commenti. Fatemi sapere la terza espressione, come la vogliamo completare. Il calcio è di chi... Libertà nella sezione commenti. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale prima di cominciare questo video, se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati sui contenuti e un bel like a questo video pre-Atalanta-Napoli perché ritorna la lavagnetta tattica ed andremo a vedere pro e contro dell'Atalanta, come possiamo giocare noi, come dobbiamo evitare di andare in difficoltà, eccetera, eccetera. Faremo anche le probabili formazioni, o meglio, leggeremo le probabili formazioni perché ci sono alcuni cambiamenti rispetto a ieri dove Zielinski sembrava star bene, Anghissà che non lo sappiamo se verrà schierato, ma credo di no perché rientra dalle nazionali oggi o sarà rientrato ieri, comunque no, mi sembra che rientri oggi. Comunque andremo a vedere chi gioca e come possiamo far male a questa Atalanta alla prima di Mazzarri. Partiamo dalla lavagna tattica perché ci sono alcune cose che volevo condividere con voi e appunto sulla lavagna tattica e sulla questione, diciamo, del gioco che possiamo esprimere e non dobbiamo subire. Voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti perché questi sono i video che mi piacciono di più. Allora, prendiamo la lavagna tattica, cancelliamo le baggianate che ci sono sopra, ecco qui. Allora, partiamo dall'Atalanta in fase di possesso dal basso. L'Atalanta ha tre centrali, gioca a tre dietro e l'Atalanta molte volte, non sempre ovviamente, non sono diciamo analisi totalitarie da questo punto di vista, però l'Atalanta molte volte va direttamente col pallone o con un lancio con passaggi rasoterra alle due punte per far sì che poi la mediana e gli esterni di centrocampo scendano e attaccano la profondità. Detto questo, dobbiamo stare attenti a questa palla che parte dalla difesa e arriva qui. Quindi i due centrali in anticipo sulle due punte per poter soffrire molto poco questa condizione che non è la più pericolosa, che l'Atalanta diventa pericolosa nella metà campo del Napoli. Detto questo, andiamo nella metà campo del Napoli. Mettiamo i quattro difensori del Napoli. Devo comprare un pennarello di un altro colore, ne ho uno ma non funziona su questa lavagna, comunque mi devo aggiornare. La linea di difesa del Napoli è questa. Quando il Napoli esce palla al piede, l'Atalanta di Gasperini ti viene a prendere con le due punte qui. Il primo pressing lo fanno con le due punte, perché la linea mediana ti va a scalare a uomo su quella là del Napoli. Quindi Elmas se non dovesse giocare Zielinski, Lobotka e Caciusto Anghissà se non dovesse giocare Anghissà. Ti vengono a prendere a uomo, quindi saranno importanti gli uno contro uno in primis qua e qua, perché poi avrai gli esterni d'attacco pronti a poter far del male. Ci siamo? Quindi qua sarà una zona fondamentale del campo dove poter con rapidità dialogare con il compagno e creare profondità e cercare di andare nella loro metà campo. Detto questo, c'è un altro fattore che volevo analizzare. Sarà fondamentale il rientro della nostra prima punta. In questo caso dovrebbe giocare Raspadori. Poi, nel caso giochi Simeone e Mazzarri fa la sorpresa dell'ultimo minuto o ci sia qualche affaticamento, mi auguro di no. Comunque, la nostra prima punta o la punta centrale deve salire qua a prendersi il pallone, dialogando velocemente con mezzali e esterni d'attacco per poter far male e arrivare qui. Ricordiamo che la partita dell'Atalanta contro l'Inter, che poi è quella che prendo di riferimento perché in primis l'ho vista, e punto secondo mi ha impressionato tantissimo l'Atalanta perché ha messo in difficoltà l'Inter per tutti i 90 minuti. L'Inter ha vinto la partita perché ci ha messo pazienza e ha aspettato l'occasione giusta per poter attaccare la profondità. Tanto è vero che il calcio di rigore arriva da una discesa di Thuram, arriva qui, Musso lo atterra per negligenza e l'Inter passa in vantaggio trasformando il rigore. Detto questo, c'è un'ultima cosa
da analizzare e poi passiamo alle formazioni. Dal canto nostro possiamo con i due terzini anche noi scavalcare la loro mediana che ti verrà a prendere uomo su uomo a tutto campo, pure la linea difensiva, con Raspadori che deve appunto, l'ho detto prima, dialogare subito con le mezzali che avanzano, perché qui dietro loro non sono velocissimi nei centrali di difesa. Quindi scavalcando la loro linea mediana possono andare in sbattimento e in difficoltà anche per vie centrali. Dobbiamo solo essere rapidi negli scambi quando recuperiamo il pallone qui, perché Lobotka e tutta la linea mediana verranno comunque presi uomo su uomo. Questo è come gioca Gasperini e come sta giocando quest'anno. Non sto dicendo baggianate o cose campate in aria. Sarà fondamentale l'apporto di Raspadori come prima punta per riuscire appunto a dialogare e sfondare sulle fasce laterali, altrimenti ci possiamo giocare anche noi questo pallone così direttamente sulla punta dai terzini nel caso andiamo veramente in confusione con il loro pressing. Posiamo la lavagna e continuiamo le considerazioni. Allora, la prima considerazione che faccio è che l'Atalanta riesce ad esprimere il proprio gioco e il calcio di Gasperini per 60-70 minuti quando gli va bene, perché è un calcio a livello energetico molto dispendioso e quindi comincia a perdere di lucidità. Punto primo. Quindi noi dobbiamo rimanere concentrati per 70 minuti sempre sul pezzo perché l'Atalanta ti può infilare da un momento all'altro. E poi il secondo punto è che praticamente loro, come ho detto nella lavagna, prediligendo la marcatura uomo a uomo, noi dobbiamo essere bravi negli uno contro uno e non parlo solo degli uno contro uno di Quara e di Politano sugli esterni, ma anche la superiorità numerica che può creare, scusate, con un uno contro uno, un Kajust se gioca al posto di Anghissà, lo stesso Elmas se gioca al posto di Zielinski dall'altra parte, perché diventa fondamentale, non sono velocissimi, a parte Ederson, il loro centrocampista, tutto campista, ecco, meglio perché centrocampista è riduttivo, te lo ritrovi dappertutto a raddoppiare, a dare una mano al compagno, a triplicare la marcatura quando ce n'è bisogno, ed è il centrocampista che ha più gamba e più resistenza, però durante ovviamente 65-70 minuti non è la squadra che dalla panchina che ne so, Ronaldinho, Kakà, Ronaldo, eccetera, 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 che entrano e possono cambiare le sorti di una partita. Ha buoni giocatori in panchina, ma non molte volte non riesce a capovolgere gli equilibri con i cambi fatti dalla panchina perché a livello tecnico sono buoni giocatori ma non fenomeni. Detto questo, andiamo a vedere le formazioni, le possibili formazioni. Allora, l'Atalanta dovrebbe schierarsi con Carne Secchi in porta, Scalvini, Jim City e Colascignac, lo diciamo in francese, la linea dei tre di difesa, Adebur, Ederson, Commeners e Zappacosta alla linea di centrocampo, Pasalic dovrebbe fare da trequartista dietro Lukman e Scamacca che però Lukman si allarga pure un tantino sull'esterno, quindi non lo so se lo vogliamo intendere come un trequartista dietro le due punte o come Lukman e Pasalic, ho detto Pulisic, e Pasalic dietro Scamacca. Comunque fa poca differenza perché loro nella fase di non possesso e quando tu hai il pallone ti verranno ad attaccare con Lukman e Scamacca in primis e Pasalic e tutta la linea di mediana andranno a prenderti gli uomini della tua linea di centrocampo. Nell'Atalanta non dovrebbero esserci cambi, dovrebbe essere questa la formazione. Le riserve sono Musso, Olma, Dopo, Toloi, Miranchuk, Zortea, Muriel, De Ketel, Arbacher e Ruggeri. Vedete già dai nomi che la panchina, al di là di un Muriel che potrebbe inventarsi la giocata e forse risolvere la partita da subentrato, non vedo ulteriori pericoli. In dubbio Toloi e Ruggeri, squalificati Teron, indisponibili Palomino e Touré. Il Napoli, allora, eccolo qua. Il Napoli
Gollini perché Meret non ce la fa, dovrebbe rientrare contro l'Inter, non lo sappiamo, vediamo i tempi di recupero perché c'è chi dice che torna con Reale, c'è chi dice che torna con l'Inter, c'è chi dice che a gennaio. Vedremo poi come andrà a finire la situazione Meret. Gollini in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Nathan, Olivera, Caiusto al posto di Anghissà che non credo giochi perché torna dalle nazionali 24 ore prima della partita e non mi sembra nemmeno il caso schierarlo, anche perché l'ho detto già ieri, Anghissà quando va in nazionale gli servono 90 minuti per ritrovare un attimo la quadra, torna sempre, è sempre quello che torna più spaesato di tutti, ecco, almeno questa è la mia impressione. Caiusto, Lobotka, Elmas, perché Zielinski non credo che parta dall'inizio, almeno stando alle ultime, Caiusto, Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Quara, la linea d'attacco, poi può darsi che venga schierato Simeone, Politano, Simeone, Quara. Vedremo se ci saranno ovviamente cambi di formazione o indizi di formazione nella conferenza che terrà Mazzarri oggi. Non ho letto ancora l'orario, ma dovrebbe esserci appunto la conferenza di Mazzarri nel prepartita di Atalanta-Napoli. Detto questo, Lindstrom, io vidi la partita della Danimarca quando Lindstrom è uscito per una botta. La faccia non era delle migliori, poi non se ne è parlato più. È uscito ieri, infortunato, Lindstrom out. Dovrebbe rientrare contro l'Inter, si parla di 10-15 giorni, ma bisogna comunque stare appresso agli infortuni giorno dopo giorno per vedere poi il recupero se è più veloce del normale, se la botta è un tantino diciamo più grave di come l'è stata battezzata. Non credo perché comunque è uscito l'esame dell'infortunio e sappiamo benissimo cosa ha Lindstrom, però sta a lui poi il recupero, se siano 10 o 15 giorni. Fatto è che poi recuperi dopo un infortunio, devi riacquistare minutaggio, devi riprendere fiducia con il campo. Infortunio che non ci voleva, al di là di quelli di Meret Mario Rui, che sono già indisponibili. Dovrebbe giocare Osimhen qualche scampolo di partita, andrà in panchina, non credo che si giochi tutto un tempo, però le ultime sono che Osimhen una mezz'ora buona nelle gambe la tiene. Nel caso diciamo dovesse servire, perché io Osimhen quando sei al 30% della tua condizione e di minutaggio, io lo tengo in panchina e lo schiero nel caso ce ne fosse veramente bisogno, che so, sei 0-0 a 20 dalla fine, perfetto, ti giochi la carta Osimhen e vedi se la porti a casa la partita, ma se il cielo vuole che noi siamo sopra con l'Atalanta, al limite pure di 2 sopra, cosa che sarebbe un'impresa ed è un'impresa solamente a dirla al momento, allora io me lo tengo in panchina, non lo faccio entrare, perché come ha detto De Nicola, quando si infortunò Osimhen, attenzione al recupero di questo tipo di infortunio, perché è un infortunio muscolare dove se tu vai a strafare rischi che adesso sei stato fuori un mese e passa, rischi un infortunio di un paio di mesi o 3 mesi addirittura e rimani lontano dai campi e arrivederci e grazie. Quindi massima cautela, diciamo, da questo punto di vista con Osimhen, perché c'è Simeone comunque, la seconda punta di rimpiazzo. Ce l'abbiamo, Raspadori e Simeone. Poi l'ho detto, se nel caso ti ritrovi in bilico un tantino e devi creare scompiglio, allora lo facciamo entrare e gli facciamo fare la mezz'ora che ha nelle gambe. Ho perso la voce stamattina, ragazzi, mi auguro che questo video, sono riuscito a tenerlo un po' più corto degli altri, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale e sempre Forza Napoli. Ciao!